tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. In questi giorni, durante una lezione online, un mio studente mi ha chiesto: ma che significa ce l'ho? Perché dice che lo sente spesso nelle risposte ad alcune domande e mi ha fatto degli esempi. Hai un profilo Instagram? Sì, ce l'ho. Hai un computer? Sì, ce l'ho. Ma che significa questo ce l'ho? Significa sì, ho un profilo Instagram, sì, ho un computer. Quindi ce l'ho indica il possesso, la proprietà di qualcosa. E il verbo che usiamo è il verbo avere più ci. E questo ci ha la funzione di rafforzare il significato di avere come possesso, dà al verbo avere più espressività. E quindi la formula ce l'ho è il verbo averci coniugato alla prima persona singolare, in questo caso del presente indicativo, più il pronome lo. Negli esempi fatti, il pronome lo sostituisce in una domanda il profilo Instagram, nella seconda domanda il nome computer. Quindi giustamente è stato usato il pronome lo diretto, un pronome diretto di terza persona singolare maschile. Lo troviamo con l'apostrofo perché si trova davanti all'H del verbo avere, o comunque sappiamo che davanti anche ad una vocale è consigliabile l'uso dell'apostrofo. Ma cosa vediamo quindi in questa espressione, in questa formula ce l'ho? Vediamo che la particella ci si trasforma davanti al pronome diretto in ce. C'è la trasformazione della i in e. E questo è quello che avviene con i pronomi doppi. E un'altra cosa alla quale fare attenzione: possiamo rispondere a queste domande senza l'uso di ci? No, non è possibile se usiamo il pronome. Io non posso dire hai un computer? Sì, l'ho. No, non posso rispondere in questo modo, ma proprio perché ho sostituito il nome computer con il pronome diretto lo, io devo usare ci. E quindi la risposta giusta è sì, ce l'ho. E quindi uso il verbo averci. Se invece io rispondo ripetendo il nome computer in questo caso e quindi non lo sostituisco con il pronome, allora uso il verbo avere. E quindi alla domanda hai un computer io rispondo semplicemente sì, ho un computer. Ovviamente possiamo usare i pronomi diretti di terza persona, singolare, plurale, maschile, femminile, lo, la, li, le, a seconda del nome che dobbiamo sostituire. Ma attenzione, cosa importante da ricordare: che i pronomi diretti di terza persona plurale non usano l'apostrofo. Per esempio, se io dico hai i libri? La risposta è sì, ce li ho. Li non ha l'apostrofo. È importante dire che generalmente usiamo ce l'ho, ce l'hai, ce l'ha e così via, cioè il verbo averci, in una lingua colloquiale, parlata, tra amici e in famiglia, non certo in un contesto formale. Altra cosa importante a cui fare attenzione è quella di non confondere il verbo averci, che indica il possesso, la proprietà di qualcosa, come abbiamo detto, con il verbo avercela con qualcuno, perché la forma potrebbe farmi sbagliare. Infatti io dico io ce l'ho con Marco, ma significa io sono arrabbiata con Marco. Quindi il significato del verbo avercela, che è un verbo pronominale,
è tutt'altra cosa rispetto ad averci, ma questi verbi magari poi li vedremo nelle prossime lezioni. Adesso vi lascio alcune domande e risposte per fare un po' di pratica. Cosa vi chiedo di fare? Allora, nelle risposte io vi chiedo di sostituire il nome con un pronome diretto di terza persona giusto e quindi dovete usare ci, cioè dovete sostituire al verbo avere nella risposta il verbo averci. Poi, se volete, potete scrivere queste risposte nei commenti al video, così poi li possiamo vedere insieme e se c'è bisogno vi posso anche aiutare o correggere. Allora, le domande con le risposte sono queste. Hai il passaporto? Sì, ho il passaporto. Marta ha la bicicletta? Sì, ha la bicicletta. Sara e Luca hanno i libri di italiano? No, non hanno i libri di italiano. Avete le scarpe per correre? Sì, abbiamo le scarpe per correre. Bene, queste sono quelle frasi appunto su cui voi potete fare un po' di pratica. E allora buon lavoro! Bene, siamo arrivati alla fine di questa piccola lezione, spero vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici che studiano la lingua italiana e seguiteci sulle nostre pagine Facebook, Instagram, LinkedIn. Ma se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo adesso per non perdere le altre video lezioni. E poi visitate il nostro sito classe-italiana.com. Io vi ringrazio, vi aspetto per le prossime video lezioni. Ciao!